quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, viene quasi a un tratto a restringersi e a prender corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. E il ponte che ivi congiunge le due rive par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi il nome di lago, dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. Benvenuti o ben ritrovati su Le meraviglie del mondo. Oggi vi porto in un viaggio affascinante in una delle regioni che, seppur spesso sottovalutate, è tra le più sorprendenti d'Italia, la Lombardia. Un territorio che unisce cime maestose e laghi scintillanti, città d'arte e borghi segreti, tradizioni antiche e innovazione moderna. Ma la Lombardia non è solo Milano, è una terra ricchissima di storia, natura, cultura e misteri nascosti. Pronti a scoprirle insieme? La Lombardia è stata culla di cultura, arte e pensiero fin dall'antichità. Qui sono nati o hanno vissuto alcuni tra i più grandi letterati italiani. Alessandro Manzoni, che ambientò I Promessi Sposi tra Milano e il lago di Como. Carlo Emilio Gadda, penna irriverente e geniale. Ugo Foscolo, Giuseppe Parini e filosofi come Antonio Rosmini. E come dimenticare Leonardo da Vinci, che trascorse anni fondamentali a Milano alla corte degli Sforza, lasciando capolavori senza tempo come L'Ultima Cena. Una regione che ha scritto, nel vero senso della parola, pagine indelebili della nostra identità culturale. E proprio parlando di Manzoni, ci avviciniamo a uno dei luoghi più evocativi del romanzo, la Rocca dell'Innominato, sopra Vercurago, vicino a Lecco. Una zona che sembra sospesa tra realtà e mito, da cui si domina il lago di Garlate e che ha ispirato pagine immortali della nostra letteratura. Nel cuore di Vercurago si trova un luogo di forte spiritualità, il santuario di San Girolamo Emiliani, fondato dai padri Somaschi, ordine religioso nato proprio in Lombardia. San Girolamo, protettore degli orfani e dei poveri, visse qui nel Cinquecento, lasciando un segno profondo nella storia religiosa della regione. Il santuario è un luogo di pace, immerso nella natura, da cui si può raggiungere anche il castello, un itinerario di fede, silenzio e bellezza. Ma cominciamo da Milano, cuore pulsante della Lombardia e capitale della moda, dell'economia, ma anche dell'arte e della storia. Il suo simbolo indiscusso è il Duomo, una cattedrale gotica di marmo bianco impreziosita da oltre 3.400 statue, 135 guglie e la celebre Madonnina dorata che veglia sulla città dall'alto.
Poco distante si erge il maestoso castello sforzesco, antica residenza rinascimentale degli Sforza, oggi sede di musei e opere d'arte, tra cui l'ultima Pietà incompiuta di Michelangelo. A due passi, la Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei più eleganti salotti d'Europa, accoglie i visitatori sotto una cupola di ferro e vetro ottocentesca, tra caffè storici e boutique di lusso. Infine, il leggendario Teatro alla Scala, tempio mondiale della lirica, ha ospitato le voci più celebri di tutti i tempi, da Maria Callas a Luciano Pavarotti. Poco distante troviamo Bergamo, una città che incanta con la sua città alta, perfettamente conservata e racchiusa da maestose mura del XVI secolo, costruite dalla Repubblica di Venezia quando governava la città. Queste fortificazioni, oggi patrimonio UNESCO, facevano parte di un vasto sistema difensivo veneziano e ancora oggi abbracciano il borgo con oltre 6 chilometri di bastioni, regalando una vista mozzafiato sulla pianura sottostante. Proseguendo verso est incontriamo Brescia, chiamata con orgoglio la Leonessa d'Italia. Questo soprannome le fu dato per aver resistito con straordinario coraggio alle truppe austriache durante le celebri 10 giornate del 1849, un episodio glorioso del nostro risorgimento. Ma Brescia è anche una città d'arte, dove convivono armoniosamente resti romani come il Capitolium e il teatro, con capolavori medievali e rinascimentali. Il suo centro storico custodisce la più grande area archeologica romana del nord Italia, oggi patrimonio UNESCO, insieme al vicino Museo di Santa Giulia. Un complesso affascinante, ospitato in un ex monastero benedettino. Al suo interno, oltre 11.000 reperti raccontano oltre 3.000 anni di storia, dall'età preistorica al Rinascimento, con affreschi, mosaici, sculture e oggetti d'arte sacra, tra cui il celebre Crocifisso del Desiderio e la suggestiva chiesa di San Salvatore dell'VIII secolo. Mantova, raffinata e silenziosa, si affaccia placida sui suoi 3 laghi artificiali ed è un vero scrigno d'arte e architettura rinascimentale. Fu la capitale della dinastia dei Gonzaga, una delle corti più colte e influenti d'Europa, che fece della città un centro di mecenatismo, bellezza e cultura. Tra i suoi gioielli spiccano il sontuoso Palazzo Te, capolavoro manierista di Giulio Romano, con sale affrescate di grande potenza simbolica e mitologica, e il magnifico Palazzo Ducale, un complesso monumentale che custodisce la celebre Camera degli Sposi di Andrea Mantegna, dove la prospettiva e l'illusione pittorica raggiungono vette straordinarie. Passeggiare per Mantova è come entrare in un quadro rinascimentale, sospeso tra arte e silenzio. E poi c'è Pavia, città elegante e ricca di storia, con le sue antiche torri medievali, le piazze silenziose e una delle università più antiche d'Italia, fondata nel 1361. A pochi chilometri dal centro sorge uno dei monumenti più straordinari del Rinascimento italiano, la Certosa di Pavia. Questo maestoso complesso monastico, voluto da Gian Galeazzo Visconti nel XIV secolo, unisce gotico e rinascimentale in un'esplosione di sculture, marmi policromi, affreschi e decorazioni. La facciata ricchissima, il chiostro monumentale e l'atmosfera di silenzio sacro la rendono una tappa indimenticabile per ogni viaggiatore. Cremona, adagiata sulle rive del fiume Po, è una città dal cuore musicale. È infatti la patria del leggendario Antonio Stradivari e ancora oggi è famosa in tutto il mondo
per la sua secolare tradizione liutaia, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Il suo centro storico custodisce vere meraviglie, come la cattedrale romanica, il Torrazzo, una delle torri campanarie più alte d'Europa, e il Museo del Violino, che racconta la storia di uno degli strumenti più nobili della musica classica. La Lombardia è un vero scrigno naturalistico. Il lago di Como, incastonato tra le montagne, ha incantato scrittori e registi di tutto il mondo. Le sue ville, come Villa Carlotta o Villa del Balbianello, sono giardini sospesi tra sogno e realtà. Il lago di Garda, il più grande d'Italia, regala scorci mediterranei meravigliosi ai piedi delle Alpi. Il Parco dello Stelvio e il Parco delle Orobie Bergamasche offrono panorami mozzafiato, sentieri tra boschi e vette, cascate e fauna protetta. Da non perdere il suggestivo Monte Resegone, con le sue creste frastagliate che ricordano i denti di una sega, immortalato da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi e visibile dal lago di Lecco come una sentinella della Brianza. E poi le maestose valli alpine della Lombardia, la Valtellina, terra di vigneti terrazzati, borghi montani e sapori robusti. E la misteriosa Val Camonica, che custodisce un tesoro unico al mondo, le incisioni rupestri preistoriche realizzate su pietra oltre 10.000 anni fa, oggi riconosciute come patrimonio dell'umanità UNESCO. Ma la Lombardia è anche terra di luoghi nascosti e sorprendenti. Avete mai sentito parlare di Grazie di Curtatone? È senza dubbio uno dei borghi più belli d'Italia. Oppure di Clusone, con il suo celebre orologio planetario e il macabro trionfo della morte? Si tratta di un altro tra i borghi più affascinanti della Lombardia, arroccato tra le montagne della Val Seriana. Qui si trova il celebre orologio planetario Fanzago, un capolavoro meccanico del XVII secolo che ancora oggi segna con precisione luna, sole, pianeti e fasi zodiacali, attirando appassionati da tutto il mondo. Ma Clusone è nota anche per un affresco unico nel suo genere, il Trionfo della Morte,
dipinto nel 1485 sulla facciata dell'Oratorio dei Disciplini. Si tratta di una straordinaria rappresentazione macabra e allegorica in cui la morte trionfa su ricchi e poveri, monito potente sulla caducità della vita, che lascia ancora oggi il visitatore senza parole. Nelle chiese, i piani dei Resinelli offrono panorami mozzafiato sul lago di Lecco e sulle vette circostanti, tra boschi, sentieri panoramici e falesie amate dagli escursionisti e dagli scalatori. Spostandoci in provincia di Varese, si può salire al meraviglioso Sacro Monte, anch'esso riconosciuto come patrimonio dell'umanità UNESCO. Qui, lungo un percorso devozionale immerso nella natura, si susseguono 14 cappelle seicentesche riccamente affrescate e popolate da oltre 300 statue in terracotta policroma, che narrano i misteri del Rosario in un dialogo perfetto tra arte, fede e paesaggio. In cima il santuario di Santa Maria del Monte e il piccolo borgo omonimo regalano una vista incantevole sui laghi e sulle prealpi varesine in un'atmosfera di mistica bellezza. E ancora la spettacolare Val di Mello, spesso chiamata la Yosemite italiana, per i suoi graniti imponenti, le cascate limpide e i prati verdi incastonati tra pareti verticali, un vero paradiso per escursionisti, fotografi e amanti della natura selvaggia. E poi il suggestivo castello di Vezio, che dall'alto di un promontorio domina il lago di Como nei pressi di Varenna, un luogo avvolto da leggende di dame fantasmi, con dimostrazioni di falconeria e una vista a mozzafiato che abbraccia tutta la bellezza del lago. Infine, nella provincia di Brescia, Bienno è un piccolo gioiello medievale incastonato tra le montagne, dove il tempo sembra essersi fermato tra vicoli lastricati, antichi forni e botteghe artigiane. E parlando di gusto, la Lombardia vanta una cucina ricchissima, dal risotto alla milanese con zafferano, alla cascela, ai pizzoccheri della Valtellina, al celebre panettone. Formaggi come il taleggio, il gorgonzola e il bitto sono celebri in tutto il mondo. Anche il vino ha un ruolo importante, pensiamo ad esempio al Franciacorta, spumante d'eccellenza, o ai rossi intensi della Valtellina. La Lombardia è una regione dai 1000 volti, moderna e antica, industriale e poetica, elegante e popolare. Ogni viaggio in questa terra è un'occasione per scoprire qualcosa di nuovo. Tra città d'arte, montagne silenziose, borghi sospesi nel tempo e leggende che ancora oggi sussurrano storie antiche. La Lombardia è così ricca di tesori che in questo video non abbiamo potuto raccontare anche il suo affascinante patrimonio folcloristico, fatto di feste tradizionali, riti antichi e usanze popolari. Ma se vi piacerebbe un video dedicato proprio a questi aspetti, o se conoscete una festa o una tradizione lombarda da non perdere, scrivetela qui sotto nei commenti. E voi, quale angolo della Lombardia vi ha colpito di più? Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina per non perdere le prossime meraviglie del mondo. Alla prossima esplorazione. Ciao a tutti!